Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Siamo arrivati in un periodo particolarmente freddo perché è arrivata la neve ed è arrivato soprattutto il gelo. Le temperature sono scese tantissimo, tutto qui in giardino è gelato e congelato, veramente temperature molto ma molto fredde. Tra l'altro anche abbastanza improvvisamente, siamo passati da giornate in cui c'era un sole abbastanza caldo durante il giorno, delle notti fredde, ma improvvisamente nell'arco di una settimana è cambiato tutto, è caduta la neve, non tantissima, però ha ricoperto un po' di bianco il giardino. In più c'è anche da dire che la neve, le basse temperature, portano ad un elemento che è particolarmente potente in giardino, che è quello del gelo. Come dicevo, è venuta giù la neve, tutto molto bello perché il paesaggio quando nevica si colora, sembra quasi un paesaggio da cartolina. Logicamente non è venuta giù una neve che ha colorato tutto, che c'è tanta neve in giro, è stata una spolverata, però con temperature particolarmente basse, perché poi quando dopo la neve, soprattutto se durante la notte il cielo si schiarisce per via di un vento, che è anche molto freddo e anche questo può essere un pericolo per le nostre piante del giardino, tutto si pulisce, diventa limpido e lì arrivano queste ghiacciate notturne che congelano tutto. Poi dopo parliamo anche su come possiamo proteggere le nostre piante del giardino. Quali sono i danni del gelo in giardino? Il danno viene fatto nei tessuti delle piante, soprattutto di quelle che non hanno una buona resistenza. Ci sono delle piante che quando arriva l'inverno praticamente si lasciano distruggere dal gelo e dalla neve, tutto l'apparato vegetativo crolla e rimane vivo l'apparato radicale per rispuntare poi di nuovo con dei nuovi getti, mentre alcune piante invece hanno elaborato dei sistemi di difesa perché abituate da secoli a questo tipo di temperature, proteggendo proprio la parte interna dei tessuti da questo gelo e facendo in modo di superare bene la stagione. Il gelo quando arriva nelle nostre piante tende a rompere i tessuti interni e quindi le cellule scoppiano e tutto si congela e i tessuti si rompono. Questo è il danno che fa il gelo. La neve invece ha un fattore protettivo, colora tutto di bianco, dà questo manto fantastico, bellissimo, quasi da cartolina, ma soprattutto protegge il terreno, soprattutto con un buon strato di neve di alcuni centimetri, protegge l'apparato radicale delle nostre piante e protegge anche un po' la terra da quello che è il passaggio tra neve, poi un po' di calore, il ghiaccio che tende a rendere la terra molto dura. Insomma, la neve ha questo fattore di coprire la terra con il suo manto bianco e proteggere tutto ciò che c'è al di sotto. È più pericolosa una gelata notturna senza la neve piuttosto che delle gelate anche frequenti con un buon manto nevoso al di sopra del terreno. Quali sono i sintomi che possiamo notare nelle piante meno resistenti alle temperature invernali? Beh, sicuramente quello dell'apparato fogliare, perché le foglie si afflosciano, sembrano veramente impregnate d'acqua, lo possiamo notare soprattutto in alcune cactacee, se vengono dimenticate all'esterno, quando poi noi le tocchiamo sono veramente morbide, a volte il dito affonda all'interno, quello vuol dire che i tessuti della pianta sono stati distrutti dal gelo e la pianta si trova in una condizione praticamente mortale per lei, soprattutto come dicevo se sono piante che non sono resistenti al gelo e sono state dimenticate magari all'esterno. Quindi molto importante prima dell'arrivo di temperature basse, di neve e di ghiaccio, proteggere questo tipo di piante. Quindi possiamo notare foglie appassite, adesso faccio un'inquadratura sul banano. Il banano ad esempio qui in giardino, nel canale Appuntamento in Giardino, è un po' il protagonista, no? È il protagonista, il re del mio giardino. E in questo periodo è una musa bagio, lei è molto resistente al freddo ma le foglie no, e quindi le foglie tendono ad appassirsi. Innanzitutto si piegano e si spaccano con l'arrivo della neve perché le appesantisce. Loro sono molto leggere, rivolte verso il cielo, però quando arriva qualcosa al di sopra tendono ad abbassarsi e la neve le spezza e le piega. In più, pian piano si può notare nelle foglie proprio questo danno provocato dal gelo, anche perché il banano è una pianta molto piena d'acqua, però la musa bagio, come ho detto in diversi video di Appuntamento in Giardino, si dimostra sempre abbastanza tollerante al gelo, rendendo la sua parte vegetativa un qualcosa di inguardabile, però poi riparte in primavera, ce la fa, perché poi i fusti alla base sono abbastanza spessi e quindi riescono a resistere alle basse temperature. In natura vive proprio in zone in cui sovente nevica.
Ecco i danni del gelo e della neve nella Musa Bajo, in questo banano abbastanza resistente. Purtroppo l'estetica di questo banano viene completamente rovinata, quindi ci troviamo davanti ad una pianta che sembra veramente in grandissima sofferenza, ma lei è molto robusta, poi dai fusti ripartirà poi con un taglio, magari a fine inverno può ripartire. Io nei primi anni di coltivazione di questo banano cercavo di proteggere poi i fusti, ma ho notato che comunque è una pianta resistente. In più c'è anche da dire che ok, ha nevicato, ci sono le gelate, ma non ci sono più questi inverni particolarmente potenti come quelli di una decina d'anni fa almeno. Sono 2 o 3 anni che non nevica neanche più, adesso è arrivata questa neve, vedremo se ne arriverà altra, perché effettivamente sta nevicando sempre meno e anche gli inverni sono molto più miti. Questo permette ad alcune piante che sono rustiche o semirustiche di sopravvivere in giardino. Si possono vedere i danni alle foglie sia per il peso della neve che le ha buttate giù, e in più sono completamente danneggiate. Adesso io lo lascerò così per un periodo e poi andrò a fare un po' di pulizia in modo da ridare un aspetto estetico al giardino abbastanza ordinato. Ci sono piante robuste, piante che resistono al gelo e alla neve, piante rustiche, piante semi-rustiche e piante che non tollerano assolutamente il freddo e il gelo invernale. Come possiamo distinguere queste piante? Allora, ci sono le piante non rustiche, sono le piante tropicali che noi possiamo portare in giardino in vaso, appoggiarlo nella terra e godercele nel nostro giardino, ad esempio. Però sono piante che poi nella stagione autunnale, tardo autunno e inverno devono essere assolutamente ricoverate in un posto in cui possono continuare a vegetare e sopravvivere, perché le piante tropicali non conoscono la neve e il gelo e quindi è un qualcosa che le danneggia in maniera molto forte. Oppure semirustiche sono quelle piante che, nonostante abbiano una buona resistenza, devono essere un po' protette durante l'inverno, magari con una copertura di tessuto non tessuto, una pacciamatura di paglia. In questo modo si dà l'opportunità a queste piante di sopravvivere. Un'altra protezione dobbiamo darla assolutamente per le piante giovani in giardino. Quando noi compriamo delle piante in primavera e le mettiamo in giardino, non dobbiamo pensare che queste piante in primavera ed estate arrivano poi ad abituarsi al nostro giardino e poi affrontano tranquillamente l'inverno. Le piante giovani devono essere protette, quindi magari se abbiamo messo delle piante anche resistenti al gelo, perché superino bene l'inverno, possiamo apportare magari una pacciamatura o una leggera copertura per aiutare queste piante, comunque soprattutto nei primi anni di vita nel nostro giardino, in modo che poi nel corso di 1 o 2 anni queste piante si robustiscono e poi possiamo tranquillamente lasciarli fare tutta la stagione invernale anche senza protezione. Però all'inizio cerchiamo di proteggerle un pochettino, un po' come riguarda anche il discorso dell'acqua. Quando noi portiamo delle piante in giardino resistenti alla siccità, i primi periodi, il primo anno di coltivazione e tante volte anche il secondo, dobbiamo cercare di seguirla un attimino con le bagnature, perché una pianta è vero può essere resistente, però è in una condizione artificiale perché è impiantata da noi nel nostro giardino o in vaso e quindi va seguita attentamente nel primo anno di coltivazione. Ci sono poi anche delle piante che assolutamente non sopportano il gelo e che sono le piante grasse. Quando noi coltiviamo le piante grasse cerchiamo di proteggerle nel tardo autunno e in inverno in una condizione in cui il gelo non arriva a danneggiare i loro tessuti, perché sono completamente piene di acqua all'interno e quindi il gelo le distrugge. Tante volte se abbiamo questi cactus di forma arrotondata, le lasciamo alla neve e al gelo, il gelo le distrugge, basta toccarli, il nostro dito affonda dentro la pianta. Quella è una pianta che abbiamo perso. Quindi proteggiamole portandole in un locale che non sia caldo, ma sia freddo anche in maniera decisa, magari che ne so, sui 4-5 gradi, 3 gradi, anche 2 gradi, basta che non gelino. In questo modo molte piante grasse hanno questa spinta poi a fiorire in primavera. In più ci sono delle piante grasse che sono resistenti al gelo, non in condizioni estreme, come ne ho parlato in alcuni video di appuntamento in giardino, il Trichocereus shinkendanzi. Dopo ci avviciniamo, ne ho uno qua in giardino, ha nevicato, ma lui è lì, robustissimo, pronto a superare l'inverno. A volte può gelare anche lui, soprattutto quando il gelo è continuo e la neve soprattutto è anche continua, porta acqua nel terreno e quindi questo cactus rimane sempre molto idratato. Mi sono dimenticato di dire ancora una cosa: per le piante grasse coltivate in vaso, se non abbiamo un locale dove ricoverarle che non sia caldo, ma possiamo dargli una protezione contro un muro a sud della nostra casa, un muro in cui all'interno della stanza la stanza viene riscaldata molto, quindi questo muro prende il calore del riscaldamento. In più, se rivolta a sud, prende
i raggi solari durante il giorno e rilascia calore durante la notte. Però queste piante, mi raccomando, dalla metà dell'autunno cominciamo a lasciarle secche, non bagniamole più, perché basta poi un po' di acqua nell'innaffiatura della pianta in vaso, della pianta grassa, questa pianta si gonfia di acqua e anche se protetta rischia poi di essere danneggiata, quindi completamente secche, rivolte a sud contro un muro, può essere una buona protezione. In più possiamo mettere del tessuto non tessuto attorno ai vasi o anche al di sopra della pianta in modo da proteggerla per bene. Un altro danno che può fare il gelo sono a quelle piante che hanno un apparato radicale superficiale, corrono sotto qualche centimetro di terra, non entrano tanto in profondità. Ricordiamoci che quando il gelo arriva il terreno diventa molto duro, ma nei primi centimetri, poi al di sotto il terreno comunque non è gelato, quindi tutto ciò che corre con le radici a livello superficiale della terra deve essere pacciamato e protetto durante l'inverno, a meno che non sia veramente una pianta super rustica nel nostro giardino. Quando il gelo diventa un qualcosa di pericoloso per le nostre piante? Allora, se cade la neve nel nostro giardino è tutto molto bello, candido e fantastico, poi questa neve viene un po' disciolta perché c'è una giornata di sole particolarmente limpida, con un sole un pochettino caldo, la neve si scioglie, ma se il cielo rimane limpido e non ci sono le nuvole, quella notte può avvenire poi questa gelata particolarmente intensa se le temperature scendono giù, e quello è un momento per il giardino molto delicato, perché tutto ciò che non è coperto dalla neve in un cielo molto limpido, soprattutto notturno quando le temperature scendono, lì si verifica questa condizione di gelo particolarmente intensa, e quindi occhio a pacciamare e a proteggere le piante se dopo una bella nevicata ci sono queste giornate splendide di sole, perché è tutto molto bello durante il giorno con il sole, ma la notte se scendono tanto le temperature può avvenire qualche danno proprio a livello sia radicale delle nostre piante che alla struttura della pianta stessa. Questo piccolo laghetto nella Tinozza rappresenta un po' il simbolo di ciò che il gelo fa alla terra e all'acqua. Prima parlavo di congelamento del terreno per alcuni centimetri e la stessa cosa avviene nell'acqua. Questo è un contenitore abbastanza grande e quindi vedete che è tutto gelato. Qui ci sono ninfee e utriculari e piante carnivore, Utriculare australis, una pianta carnivora abbastanza resistente al freddo, stessa cosa anche per la ninfea, però vedete che qua è veramente tutto gelato. Ma che cosa succede? Come nel terreno, anche nell'acqua, soprattutto in grossi contenitori, in quelli piccoli purtroppo si congela tutta la quantità di acqua all'interno, in quelli grossi succede questo, nel senso che se io spingo vedete che si muove, perché è congelata la prima parte dell'acqua, alcuni centimetri di acqua sono stati congelati, sotto l'acqua rimane non gelata e quindi questo permette la sopravvivenza delle piante, soprattutto in un contenitore magari protetto in inverno con un tessuto o non tessuto, oppure abbastanza spesso come questa tinozza un po' da cantiere in cui coltivo queste piante. Eccomi qua, davanti alla pianta grassa di cui vi parlavo, il Trichocereus schinkendanzi, pianta che arriva dalla Bolivia, in natura sopporta temperature anche fino a meno 10 gradi, anche con uno strato di neve e anche con il gelo. Sotto i meno 10 gradi questa pianta può rischiare di congelare. Dicevo che negli ultimi anni gli inverni non sono più così forti, questa pianta vedo che sopravvive abbastanza. Come potete vedere qui ce n'è uno piccolino, vedete la neve che è caduta intorno anche alla pianta, il terreno è durissimo e congelato e potete vedere quale grande resistenza a questa pianta in giardino. Se ci saranno delle gelate soltanto per un periodo, questa pianta probabilmente sopravviverà. Se avremo un inverno freddissimo con temperature che vanno sotto i meno 15, tantissimi anni fa la temperatura qui è arrivata anche a meno 20 gradi, ecco, una cosa di questo genere può danneggiare la pianta, quindi va poi protetta, magari anche con del cartone, coprendola, cercando di proteggerla il più possibile. Però con questi inverni miti che ci sono ultimamente, vedo che queste piante grasse in giardino sopravvivono bene. Il prossimo anno la temperatura fredda invernale permetterà a questa pianta di avere una spinta per poter poi arrivare in fioritura, perché le piante grasse, molte piante grasse, come anche gli Echinopsis, se hanno un inverno particolarmente freddo vengono stimolati poi a fiorire in primavera. Se non abbiamo i fiori probabilmente è perché la pianta l'abbiamo tenuta troppo al caldo durante l'inverno.
io ci tengo anche a dire di una parte molto importante, perché è vero che la neve rende tutto molto bello, il gelo può essere anche divertente da osservare, anche interessante da osservare, perché si creano poi delle cristallizzazioni sulle piante quando c'è dell'acqua e il gelo combinato insieme, degli elementi anche molto affascinanti da osservare, come questi cristalli di ghiaccio sulle piante, tutto molto affascinante, però ricordiamoci che il gelo, il terreno gelato e la neve possono essere anche delle condizioni che possono darci un po' di pericolo in giardino per noi stessi, non soltanto per le piante. Cerchiamo sempre di proteggerci molto, proprio per non rischiare di ammalarci, magari di prendere freddo, ma una cosa molto importante è quella di fare attenzione di scendere sempre giù in giardino in caso di terreno gelato e di neve con degli accessori che sono predisposti a salvaguardare un pochettino la nostra salute fisica, come ad esempio delle buone scarpe con un buon carro armato sotto, in modo da non rischiare poi di scivolare. Io qualche giorno fa sono scivolato su una lastra di ghiaccio proprio di schiena, ho battuto la testa, mi sono fatto un taglio in testa e ho passato poi il pomeriggio al pronto soccorso. Queste sono condizioni che possono essere molto pericolose anche nel nostro giardino, quindi mi raccomando, il giardino è un posto meraviglioso, un posto stupendo, ma può presentare dei pericoli quando ci sono delle condizioni atmosferiche particolarmente potenti come quelle del gelo e del fattore appunto di scivolamento poi della persona, soprattutto come in un giardino come il mio in cui ci sono molti pendii, discese, salite. Questo può essere molto pericoloso. La pacciamatura è un sistema di protezione per le piante in inverno nel nostro giardino, anche magari in grossi vasi. Ma non è il solo, c'è anche la sistemazione di lastre di fogli di cartone attorno alle nostre piante per proteggerle. Il cartone, se un pochettino spesso, protegge bene il terreno e l'apparato radicale delle nostre piante. Adesso arriviamo nel mese di dicembre, in cui cominciamo ad acquistare anche online diversi prodotti, diverse cose che arriveranno con questi imballi di cartone. Non buttiamoli via, apriamoli e sistemiamo queste lastre di cartone in giardino, dove abbiamo delle piante che vanno protette, anche se sono piante un po' resistenti, per dargli, e se l'inverno è particolarmente rigido, dargli un pochettino di protezione. Il cartone si rivela veramente come un sistema ottimo per le nostre piante del giardino, e poi in primavera andremo a eliminare questi cartoni. Se sono cartoni con scritte in cui sono stati usati degli inchiostri, non utilizziamoli tagliandoli nel compost, portandoli nel compost in modo che possano disfarsi. Cerchiamo di eliminarli, poi li porteremo alla discarica magari per essere poi eliminati. Quelli invece che sono puliti, non hanno scritte, possiamo lasciarli nel giardino magari anche all'inizio primavera, finché cominciano a disgregarsi, e poi li portiamo magari nel compost per essere compostati insieme al resto del materiale. Quindi il cartone si rivela veramente uno strumento molto utile. Un'altra cosa da tenere in considerazione per proteggere le nostre piante, anche se può sembrare un po' assurdo, è quello, in alcune eccezioni, di continuare a irrigare un pochettino le nostre piante durante l'inverno, perché può sembrare che la neve, depositandosi, bagna bene il substrato, ma quando arriva il gelo blocca tutto, crea questo blocco di ghiaccio, e in quel momento in poi la pianta si trova in una condizione che può sembrare assurda, ma sembra quasi quella della siccità, ovvero non riesce più a bere e quindi entra in uno stato di disidratazione. Quindi per le piante coltivate in vaso, quelle in giardino sono un pochettino più resistenti, a meno che non abbiano l'apparato radicale che scorre proprio appena sotto la superficie, nello strato che gela. Le piante coltivate in vaso devono essere tenute sempre d'occhio, e non parlo di piante grasse che possono essere mantenute secche, ma ci sono delle piante che possono sopravvivere anche all'esterno, come una camellia magari tenuta in vaso, che il vaso è completamente gelato, questa pianta non riesce più a pescare l'acqua perché c'è solo ghiaccio. Allora cosa facciamo noi? Cerchiamo di somministrare sempre un pochettino di acqua, che non deve essere acqua tiepida o acqua calda per poter sciogliere il ghiaccio, deve essere acqua fredda che entra poi pian piano nello strato ghiacciato, scioglie un pochettino anche nel corso della giornata, se c'è un pochettino di sole scioglie un pochettino il tutto, non si crea questo trauma alle radici che può essere dato utilizzando dell'acqua magari tiepida o calda, che non va fatta assolutamente. E pian piano il ghiaccio si scioglie e permette alla pianta di idratarsi un pochettino, altrimenti la pianta entra in uno stato di disidratazione e può rischiare poi di morire se trascurata per lungo tempo in una condizione di freddo estremo. Beh, c'è anche da dire che
un qualcosa che rende semplice la vita. A me piace molto semplificarmi abbastanza la vita, non complicarmela troppo. Una condizione che può essere, un'idea che può essere veramente buona è quella di portare nel nostro giardino esclusivamente piante che sopportano il freddo e il gelo, in modo da non dover stare lì a pacciamare, a coprire, a fare, a proteggere, che può essere, è bello perché ci sono tante piante stupende che però non sopportano tanto il freddo, ma ci sono altrettante piante invece che possono essere portate in giardino, robustissime, come ad esempio le rose. Sono piante meravigliose, sono piante che non hanno bisogno in inverno di una grossa manutenzione, si può pacciamare un pochettino il terreno intorno, però sono piante robuste, quindi portiamo in giardino magari per lo più piante che sopportano un freddo particolarmente intenso. In questo modo ci rendiamo la vita anche abbastanza semplice e possiamo poi godere delle loro bellissime fioriture, perché hanno attraversato la stagione come vogliono loro, un freddo intenso e poi una bella primavera tiepida che le fa scoppiare con i loro bellissimi fiori. Un altro sistema di protezione delle nostre piante in giardino, che riguarda anche gli alberi da frutta, è quello delle potature. Noi non andremo a potare le nostre piante in pieno inverno col freddo, perché questo le può danneggiare. Anche perché ultimamente, come dicevo, gli inverni sono anche abbastanza miti. Abbiamo avuto degli inverni addirittura in cui le temperature in alcuni giorni erano sui 15 gradi, qualche volta è arrivata quasi a 20 gradi, sembrava quasi un'estate di San Martino prolungata nel tempo. Se noi abbiamo potato la nostra pianta, la pianta in queste condizioni, la potatura dà uno stimolo alla pianta di ripartenza e quindi ci troviamo una pianta che poi comincia di nuovo a vegetare. Le potature devono essere fatte sempre alla fine dell'estate per alcune piante e sarebbe veramente ideale farla alla fine dell'inverno, quando non c'è più il freddo, quando non c'è più pericolo di gelo e si avvicina la primavera, e quindi dando una potatura alla nostra pianta lei sentirà proprio il bisogno poi di riesplodere senza il pericolo delle gelate. Purtroppo in primavera può esserci poi un ritorno di freddo intenso e questo può rappresentare un pericolo per i tagli che abbiamo fatto sulle nostre piante. Quindi cerchiamo di calcolare sempre bene e di valutare un po' le condizioni meteorologiche proprio per capire poi alla fine dell'inverno quando potare le piante. Se si avvicina una bella primavera, non dico calda, ma tiepidina e non freddo intenso, allora possiamo procedere con i nostri tagli sulle piante per ridare la forma alle piante. Io qui le rose le avevo potate un pochettino alla fine dell'estate, non le tocco più, ci sono dei rami che sarebbero un po' da tagliare perché sono disordinati eccetera, ma lascio tutto alla fine dell'inverno, anche perché ho notato che qualche fiore c'è ancora, quindi per godermi magari qualche fiore anche se un pochettino appassito. Però attenzione, perché proteggere le piante vuol dire anche questo, attenzione alle potature. Un'ultima cosa che mi sento di dire: quando nevica e ci troviamo in un giardino che è coperto dal manto erboso, non togliamo la neve per liberare il terreno dalla neve, lasciamo la neve, perché la neve dà protezione, è proprio come una coperta che copre il giardino e dà protezione al giardino e alle radici delle nostre piante. Quindi quello che possiamo fare, ad esempio, se ha nevicato, togliamo la neve soltanto nei percorsi che ci portano davanti alle nostre piante o al nostro orticello, proprio per poterci andare e per poter poi raccogliere magari qualcosa di invernale da portarci in tavola. Ma il resto della neve lasciamola in giardino, cerchiamo di non calpestarla, lasciamo tutto intatto. Questo permetterà al giardino di conservarsi nel migliore dei modi, di affrontare l'inverno nel migliore dei modi, e in più permetterà anche al giardino di avere un aspetto estetico veramente molto bello, addormentato e candido con lo strato di neve. Quali sono le piante che possiamo portare in giardino per avere un giardino resistente al freddo invernale e, tra l'altro, anche con alcuni fiori? Ci sono delle piante che producono dei fiori in inverno. Vediamo un po' quali possono essere e quali possono essere adatte proprio per il nostro giardino in condizioni di freddo estremo anche. C'è la Schimmia japonica, che è una pianta che poi in inverno poi comincia a produrre questi fiori bianchi profumati piccolini. Ci sono le lavande che possiamo portare nel nostro giardino, le rose, beh, inutile parlarne perché è pianta classica da giardino, l'euchera, il viburno, alcune salvie. Stachys bizantina crea dei cuscini molto larghi, verde, grigio, pelosetti molto belli, anche lei resistentissima. Gli iris, ne abbiamo parlato tanto nel canale Appuntamento in Giardino degli iris, piante meravigliose, io le adoro e sono resistenti al freddo.
L'elleboro, una pianta che produce dei fiori in inverno e quindi colora il nostro giardino con delle fioriture, quindi dà un po' di dinamismo al nostro giardino che può essere addormentato sotto un strato di neve, però vediamo sbucare poi questi fiori che sono meravigliosi, che possono andare dal bianco al porpora o mischiati come colori. Le eriche, l'oleandro, una pianta abbastanza resistente, il rododendro, il lauro, la tuia, l'abete, il bosso, il tasso, l'edera, le viole, insomma possiamo veramente sbizzarrirci. Di piante robuste che ci rendono la vita facile ce ne sono tantissime. Ci sono anche delle piante che fioriscono poi durante la stagione dell'autunno, dell'inverno e del fine inverno. Abbiamo delle camelie, il gelsomino invernale, l'elleboro, come dicevo, il ciclamino è una pianta che nella stagione autunnale comincia a tirar fuori i suoi fiori, i bucaneve, quando c'è lo strato di neve, quando sta per arrivare la fine dell'inverno, spuntano questi fiori bellissimi con queste foglie, poi tra l'altro molto belle anche. Il calicanto, il caprifoglio invernale. Bene, concludo questo video parlando, siccome io parlo spesso poi anche di piante un po' strane in appuntamenti in giardino, di piante un po' particolari che sopportano il freddo. Qualcuno può anche stupirsi davanti a un discorso riferito magari alle orchidee. Le conosciamo tutti, sono piante tropicali, ma alcune vivono in zone che affrontano anche un gelo particolarmente intenso. Tra le orchidee più robuste in giardino che possiamo portare c'è la Bletilla striata, in un video recente di appuntamento in giardino ne ho parlato, ci sono i Cypripedium venduti nei vivai in primavera a dei prezzi veramente molto elevati, però piante straordinarie. Ci sono poi delle orchidee di clima temperato che crescono anche in natura qui in Italia, che non devono essere, e qui sottolineo, non devono essere prelevate in natura. Ci sono dei vivai apposta che le vendono, come il sito Piante Pazze di Marco Toffoletti, in cui ho fatto un acquisto, che sono tipo le Ophrys, Serapias ed altre che possiamo scegliere, come anche l'Imantoglossum. Io ho preso anche un Imantoglossum e l'ho messo qua in giardino, preso dal vivaio, non prelevato in natura. Poi, per chi coltiva le piante carnivore, anche nella coltivazione delle piante carnivore, mi raccomando, ci sono piante carnivore che vivono anche in ambienti particolarmente freddi e con ghiaccio e neve. E queste sono le Darlingtonie, le drosere di clima temperato, ci sono le saracenie. Le saracenie vanno protette un pochettino, non parlo di condizioni di caldo assolutamente, ma protette da gelate continue. Cerchiamo, anche perché essendo coltivate in vaso hanno bisogno di una protezione in più. C'è anche la Dionea che va un pochettino protetta, non lasciata proprio all'addiaccio giorno e notte, perché la coltivazione in vaso è veramente molto rischiosa quando c'è il freddo e la neve, quindi cerchiamo di proteggerle un pochettino di più. Pinguicule, la Sarracenia purpurea ad esempio è una pianta che con uno scavo apposito fatto con della torba all'interno può essere coltivata anche in una zona del giardino resa un po' tipo palude e sopporta benissimo anche temperature particolarmente estreme per lunghi periodi. Questo per quello che riguarda le piante carnivore. E poi ne abbiamo già parlato, i cactus, ci sono dei sedum sempre vivi, piante che possiamo tenere anche fuori, il Trichocereus shinkendanzi, che a me viene sempre da chiamare Shinkansen, non so perché, che è una pianta che, come ho detto, sopporta fino a meno 10 gradi. Se facciamo delle ricerche sui nostri libri e su internet scopriamo un mondo di vegetale rustico e robusto che possiamo appunto portare nel nostro giardino. Dai, non voglio fare diventare questo video particolarmente lungo perché già lo è, e quindi vi lascio e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Ci tenevo a parlare di questa condizione di gelo e di freddo intenso perché è una condizione che nel nostro giardino può dare delle difficoltà alle nostre piante, ma con delle piccole accortezze riusciamo a proteggerle per beneficiare poi in primavera di fioriture straordinarie e di bellezza, perché in giardino la cosa che a me piace di più, come mi ha consigliato la mia amica Sara Brandolini, lei per un discorso per quello che riguarda la vita in generale, io qui lo traduco in un discorso del giardino. In giardino è bello piantare semi di bellezza e se li sappiamo proteggere, questa bellezza e questa meraviglia in primavera e in estate ci darà l'opportunità di poterla godere appieno, perché la natura è veramente meravigliosa, tutta rustica e non. Ciao a tutti, grazie e ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao ciao!